Buon pomeriggio a tutti e benvenuti su Bravocast Italiano. Sono Stefano e oggi sono davvero di buon umore. Buon pomeriggio, sono Angela e anch'io sono felice oggi. Ma dimmi, Stefano, perché sei così contento? Hai vinto alla lotteria? Ah, quasi quasi. Non ho vinto alla lotteria, ma ho trovato uno sconto incredibile ieri. Non ci potevo credere quando l'ho visto. Uno sconto? Racconta, racconta. Adoro le storie sugli sconti. Dove hai trovato questo sconto incredibile? Allora, ieri pomeriggio stavo camminando per il centro città. Non avevo nessun piano particolare, stavo solo passeggiando. E poi, quasi per caso, mi sono fermato davanti a un negozio di elettronica. Un negozio di elettronica. Ah, già capisco dove vuoi arrivare. Voi uomini e i negozi di elettronica. È un amore eterno. Dai Angela, non esagerare. Ma sì, lo ammetto, mi piace guardare le vetrine di questi negozi. E nella vetrina ho visto un cartello grande, scritto in rosso. Saldi straordinari fino al 70% di sconto. 70%? Ma dai, questo è davvero uno sconto enorme. E tu sei entrato subito nel negozio, vero? Ovviamente. Come potevo resistere? Sono entrato e ho visto che i prezzi erano davvero abbassati moltissimo. C'era tanta gente dentro, tutti che guardavano e toccavano i prodotti. E cosa cercavi esattamente? O stavi solo guardando senza un'idea precisa? In realtà, da qualche settimana cercavo delle cuffie nuove. Le mie vecchie cuffie si sono rotte il mese scorso e non ne avevo ancora comprate di nuove. Erano diventate proprio necessarie per il lavoro. Ah, perfetto! E le hai trovate con lo sconto? Aspetta, lasciami raccontare bene la storia. Quindi sono andato direttamente al reparto delle cuffie. C'era una grande selezione. Ho visto cuffie di tutte le marche e di tutti i prezzi. Alcune erano ancora molto care anche con lo sconto. Sì, succede spesso. A volte i negozi mettono lo sconto su prodotti che erano già costosi e alla fine il prezzo finale è ancora alto. Esattamente, hai ragione. Ma poi, in fondo al reparto, su uno scaffale un po' nascosto, ho visto una scatola. Era una marca che conosco bene, una marca molto buona. E il prezzo? Aspetta che ti dico. Dimmi, dimmi, stai creando troppa suspense, Stefano. Il prezzo originale era 250 euro e con lo sconto del 60% il prezzo finale era solo 100 euro. Ho fatto subito il calcolo sul telefono per essere sicuro. 100 euro per cuffie buone. Ma questo è un affare straordinario. Come mai lo sconto era così grande su quel prodotto? Ho chiesto al commesso del negozio. Mi ha spiegato che erano le ultime cuffie di quel modello. Il negozio stava ricevendo il modello nuovo e doveva liberare spazio nel magazzino. Quindi hanno fatto uno sconto enorme per venderle velocemente. Ah, capisco! È la strategia classica dei negozi. Vendono i vecchi modelli a prezzi bassi per fare posto ai prodotti nuovi. E tu eri nel posto giusto al momento giusto. Proprio così. Mi sentivo come se avessi vinto qualcosa. Ho preso la scatola immediatamente prima che qualcun altro la prendesse. Non volevo perdere questa occasione. Lo capisco benissimo. Anch'io in quella situazione avrei fatto la stessa cosa. E poi, quando sei arrivato alla cassa, il prezzo era davvero quello che indicava il cartellino. Sì, per fortuna. A volte succede che il prezzo alla cassa è diverso da quello sul cartellino e questo crea problemi. Ma in questo caso tutto era corretto. Ho pagato esattamente 100 euro. Ottimo! E le cuffie come sono? Sei soddisfatto dell'acquisto? Sono fantastiche. Le ho usate ieri sera e questa mattina. Il suono è eccellente, sono comode da portare e la batteria dura molto a lungo. Sono davvero felice di questo acquisto. Che bella storia! E tu, caro ascoltatore, hai mai trovato uno sconto speciale come quello di Stefano? Scrivi nei commenti. Vogliamo sapere la tua esperienza con gli sconti e i saldi. Sì, raccontaci. Qual è lo sconto più bello che hai trovato in vita tua? Dove lo hai trovato e quanto hai risparmiato? I commenti sono sempre il posto migliore per condividere queste storie. Stefano, ma dimmi una cosa. Dopo aver trovato questo sconto magnifico, sei rimasto nel negozio o sei uscito subito? Ah, bella domanda. Sai cosa ho fatto? Sono rimasto ancora un po' a guardare. E sai perché? Perché mi ero preso il gusto di cercare altri affari. Ah, lo sapevo. Una volta che entri in quella mentalità da cacciatore di sconti, non riesci a fermarti facilmente.
Hai detto bene. Mi sono trasformato in un vero cacciatore di sconti. Ho girato tutto il negozio con attenzione. Guardavo ogni cartellino, ogni offerta speciale. E hai trovato altro di interessante? Ho visto tante cose interessanti, ma non ho comprato altro. Perché sai, una cosa importante è saper resistere anche quando si trovano sconti. Non bisogna comprare cose inutili solo perché costano poco. Questo è un consiglio molto saggio, Stefano. Spesso le persone spendono troppi soldi durante i saldi perché pensano di risparmiare, ma in realtà comprano cose di cui non hanno bisogno. Esattamente. Ho visto anche una televisione grande con uno sconto del 40%. Era bella, era un bel prezzo, ma non mi serviva una televisione nuova e quindi non l'ho comprata. Bravo, Stefano, hai avuto il controllo. Hai comprato quello che ti serviva davvero e hai resistito alle altre tentazioni. Questo è il modo giusto di fare shopping durante i saldi. Grazie. E sai, quando sono uscito dal negozio con le mie cuffie nuove, mi sono sentito davvero bene. Non solo perché avevo risparmiato 150 €, ma anche perché avevo preso una decisione intelligente. 150 euro risparmiati. Ma questo è tantissimo. Con quei soldi puoi fare tante altre cose belle. Già, ho pensato di usare quei soldi risparmiati per andare a cena fuori con mia moglie nel fine settimana. È una specie di regalo indiretto per lei. Che idea romantica. E tua moglie sa già del tuo acquisto fortunato. Sì, le ho raccontato tutto appena sono tornato a casa. Era contenta per le cuffie, ma era ancora più contenta dell'idea della cena. Ah, Ah, capisco perfettamente tua moglie. Una cena romantica è sempre un'ottima idea. Ma dimmi, Stefano, dove hai sentito di questo negozio? Avevi visto la pubblicità dei saldi? no. E questa è la parte più bella della storia. Non avevo visto nessuna pubblicità. Non sapevo niente di questi saldi. L'ho scoperto per puro caso, solo perché stavo camminando per il centro. Questo lo rende ancora più speciale. Non stavi cercando niente, non ti aspettavi niente e poi, bam, uno sconto incredibile proprio davanti a te. La fortuna esiste davvero. Assolutamente! A volte la vita ti sorprende nel modo più bello e la lezione che ho imparato è questa. Ogni tanto vale la pena passeggiare senza una meta precisa, perché non sai mai cosa puoi trovare. Bellissimo! E cari ascoltatori di Bravo Cast Italiano, voi fate spesso passeggiate per la città senza una meta precisa? Vi piace esplorare i negozi? Scriveteci nei commenti. Sì, e diteci anche, preferite fare shopping nei negozi fisici oppure online? Questa è una domanda interessante per i giorni di oggi, dove si può comprare qualsiasi cosa con un click dal divano di casa. È vero, è una domanda importante. Io personalmente preferisco ancora i negozi fisici per certi prodotti. Posso toccare, vedere, provare, specialmente per le scarpe e i vestiti. Anch'io concordo per alcuni prodotti, ma per altri, come i libri o certi articoli tecnologici, a volte preferisco ordinare online. Dipende molto dal tipo di prodotto. Esatto. E spesso online si trovano prezzi molto competitivi, ma anche nei negozi fisici, come abbiamo visto con la tua storia oggi, si possono trovare occasioni meravigliose. Vero, l'importante è tenersi informati, guardare con attenzione e saper riconoscere un buon affare quando lo si vede. Stefano, hai qualche consiglio per le persone che vogliono trovare buoni sconti? Come si fa a essere un buon cacciatore di occasioni? Ottima domanda. Allora, prima cosa, bisogna conoscere i prezzi normali dei prodotti che ti interessano. Se non sai quanto costa normalmente un prodotto, non puoi capire se lo sconto è davvero conveniente. Giusto, questo è fondamentale. Spesso i negozi aumentano il prezzo originale prima di fare uno sconto, così lo sconto sembra più grande di quello che è in realtà. Esattamente, è una strategia molto comune. Seconda cosa, non avere fretta. Se vedi uno sconto ma non sei sicuro, prenditi un momento per pensare. Esci dal negozio, fai una passeggiata e se dopo 10 minuti pensi ancora che è un buon acquisto, allora torna a comprarlo. Buon consiglio. La fretta è il peggior nemico del buon acquisto. Terza cosa. Terza cosa, confronta i prezzi. Con il telefono oggi è facilissimo, puoi cercare il prodotto online in 30 secondi e vedere se il prezzo del negozio è davvero competitivo. Perfetto.
Io aggiungo un'altra cosa. Fatti una lista di quello che ti serve veramente prima di uscire a fare shopping. Se hai una lista chiara, è molto più difficile comprare cose inutili. Ottimo consiglio, Angela. La lista è uno strumento potente. Ti aiuta a rimanere concentrato e a non lasciarti distrarre da tutte le offerte che vedi in giro. E poi, alla fine della giornata, quando torni a casa, puoi sentirti soddisfatto perché hai comprato solo quello che avevi pianificato. È una sensazione meravigliosa. Assolutamente. Cari amici di Bravocast Italiano, spero che la mia storia di oggi vi abbia fatto sorridere e spero anche che vi abbia dato qualche idea utile per fare acquisti intelligenti. Noi ci auguriamo che anche voi troviate presto uno sconto fortunato come quello di Stefano. Chissà, magari la prossima volta che passeggi per il centro trovi qualcosa di speciale ad un prezzo incredibile. Sì, e ricordate, tenete gli occhi aperti, camminate con attenzione e la fortuna potrebbe sorprendervi quando meno ve lo aspettate. Prima di salutarci, vogliamo ringraziarvi per essere qui con noi su Bravocast Italiano. Il vostro supporto è molto importante per noi. Se vi piace questo canale, lasciate un like, iscrivetevi e condividete con i vostri amici che studiano l'italiano. Ogni commento che lasciate ci fa molto piacere, ci aiuta a capire cosa vi piace, cosa volete sentire e come possiamo migliorare il canale per voi. Quindi non siate timidi, scrivete. E se avete domande sull'italiano, se volete capire una parola o un'espressione che avete sentito in questo episodio, scriveteci pure. Siamo qui per aiutarvi nel vostro viaggio con la lingua italiana. L'italiano è una lingua bellissima, ricca di storia, di cultura, di emozioni e noi siamo felici di condividere questa lingua con voi ogni settimana. Grazie mille ancora una volta. Buon pomeriggio a tutti e a presto su Bravocast Italiano. Buon pomeriggio e a presto amici. Continuate a studiare e continuate a sorridere.